Inter-Roma, una partitissima a San Siro, a poche giornate dal termine di questo campionato, clima rovente per una super sfida contro il grande ex José Mourinho che torna di nuovo a San Siro e che contro l'Inter ha in entrambi i precedenti perso durante questa stagione in campionato e poi in Coppa Italia. Facciamo il punto in vista di questa 34esima giornata, in vista di questa grande partita. Abbiamo un ospite, un amico, Daniele Trecca, giornalista esperto di Roma, di calciomercato.it. Ciao Daniele, ben trovato innanzitutto. Ciao Lorenzo, è un piacere, ci avviciniamo, manca sempre meno. Ci manca sempre meno una partita, tra l'altro, già animata, oltre che dall'attesa per una super sfida, anche da qualche polemica arbitrale. Parto da qui, Daniele, com'è il clima a Roma? Ho visto sui social diversi commenti, ci hai fatto caso anche tu oppure no su questa Sì, sì, sì. designazione? No, sì, ovviamente ha fatto rumore perché Sozza è nato a Milano, però sappiamo che conta la sezione e la residenza, quindi non a caso ha arbitrato anche Milan-Lazio di Coppa Italia. Io, guarda, non sono scandalizzato, anche perché ritengo Sozza il migliore Mm. esponente della classe arbitrale in questa stagione. Solo che mi chiedo perché a questo punto Mariani, che è nato a Roma, però è nella sezione di Aprilia, quindi latina, non possa arbitrare Roma e Lazio. Io sono d'accordo nell'abbattere questi veti che sono a mio modo anacronistici e appunto vetusti, però per farlo a livello generale in tutta Italia. Quindi ho grande fiducia nell'arbitro designato per domani. Di certo non è stato messo in una situazione facile, perché Sì. qualora dovesse sfavorire l'Inter gli diranno è di Milano, però vecchio cuore rosso-nero. Qualora invece dovesse dare qualche favore, tra virgolette, all'Inter stesso, i romanisti diranno, e anche i milanisti diranno tesserato dell'Inter dal 1922, capito? Quindi non è in Chiaro, una chiaro. non vorrei essere nei suoi panni, ecco. È una Però bella prova di maturità, ecco, dai. ha dimostrato in diversi big match quest'anno di poter dire la sua. E, insomma, il nuovo che avanza ci vuole ogni tanto, almeno in qualche settore Sì, in chiaro. Italia. Vero, 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 vero. A tal proposito, mi tufferei però sul calcio giocato, perché poi non Vai. so tu, ma io di questi discorsi arbitrali ne ho fin sopra i capelli, diciamo. Eh sì, poi voi E arrivate da martedì, insomma, dal un derby periodo di martedì. abbastanza tranquillo da quel punto di Eh vista. sì. La Roma invece come ci arriva a questa partita? Che è un ambiente bello caldo, si è riacceso Sì, l'entusiasmo. sì, sì. La Roma ci arriva bene, lo dicono anche i 12 risultati utili consecutivi in campionato, l'ultimo l'1-1 a Napoli, che secondo me va anche stretto alla squadra giallorossa per quanto fatto vedere dal 30° in poi. Quindi è una Roma in salute, caricata anche dall'entusiasmo del raggiungimento della semifinale di Conference contro il Leicester. Ecco, forse la paura, tra virgolette, più grande è proprio questa sfida di giovedì, ossia che i calciatori di José Mourinho possano già proiettarsi alla sfida in Inghilterra. Secondo me questi ultimi 3 mesi, 2 mesi e mezzo della squadra giallorossa fanno pensare che ciò possa non accadere, perché la Roma ha dimostrato di stare sempre sul pezzo, recuperando anche partite negli ultimi 15 minuti, quindi questo vuol dire una determinazione importante nell'arrivare al risultato. Certo è che se la Roma dovesse ripetere quanto fatto sia in campionato che in Coppa Italia, ossia concedere totalmente l'inizio della gara all'Inter, l'Inter non è il Napoli e l'Inter, visto in queste settimane, secondo me può fare male alla Roma anche con soli 20 minuti, insomma 20 minuti, mezz'ora di calcio libero, calcio giocato ai suoi livelli. Quindi questo è un rischio che non deve correre, perché la Roma anche Chiaro. con il Napoli ha regalato i primi 20 minuti alla squadra avversaria, con l'Inter c'è il rischio che tu non subisca solo un gol, ma ne possa subire 2 o 3, come è accaduto già nel recente passato.
Chiarissimo, chiarissimo. Ma questa serie di risultati positivi e anche questo entusiasmo che si è riacceso, vediamo anche biglietti che vanno praticamente a ruba Eh sì, ormai per le prossime partite costantemente, ci saranno anche tanti romanisti in trasferta. Quanto sì. merito c'è secondo te di Mourinho in questo entusiasmo, appunto, oltre che nei Secondo me. risultati? Secondo me almeno il 70% e mi tengo basso, almeno il 70%. Mourinho è stato un catalizzatore importante, nei tifosi non c'è mai stato nessun dubbio, quasi nessun dubbio. Inve C'è stata invece qualche, non critica feroce, però qualche, uscita un po' particolare da parte della stampa romana, del famoso Mh-mh. ambiente romano. Però il legame con i tifosi è nato sin da subito, dal 4 maggio, dall'annuncio del suo arrivo, si è consolidato col tempo. Anche nei momenti, più difficili Mourinho non è mai stato abbandonato. Parlo della maggior parte della Sì. tifoseria ovviamente. Senti, D'altronde lui in questo è un maestro, no, sia nella sì. comunicazione, sia nel stabilire un legame forte con il territorio in cui poi va ad allenare. Ecco, mi hai parlato anche di comunicazione, stavamo anche discutendo durante le nostre dirette del fatto che, per l'ennesima volta prima della partita contro l'Inter Mourinho non ha indetto la solita conferenza stampa della vigilia, quindi non ha parlato alla vigilia della partita. Noi sponda Inter, ti dico, non pensiamo o comunque temiamo che lui non si farà distrarre dalla Conference League di cui parlavi prima, ma che stia preparando qualche sorpresa, ecco, per l'Inter se la giocherà oltre il 100%. Tu hai la stessa Sì, sensazione? sì, 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 sono convinto. Sono convinto, cioè a lui non piace perdere. È Mh. vero che c'è ancora amore, però 3 sconfitte su 3 contro l'Inter secondo me gli farebbero storcere il naso. Io credo che possa ripetere la formazione del derby, Mh. vista complice anche l'assenza di Zaniolo, anche se, le ultime voci da Trigoria parlano di un possibile turno di riposo per Sergio Oliveira con Veretù che potrebbe tornare, finalmente titolare. Però ad oggi mi sento di dare un po' più di percentuali alla conferma della formazione del derby, ossia con Cristante, Sergio Oliveira, Mkhitaryan e Pellegrini a Mh. comporre la linea mediana in una sorta di quadrilatero, ecco, diciamo, con Chiaro, Cristante e chiaro. Oliveira e poi Mkhitaryan e Pellegrini un po' più vicini a Ebram. Chiaro, vado verso le ultime domande. Dal punto di vista del gioco anche, di quello che si sta vedendo in campo, secondo te quanto e che cosa è cambiato nella Roma che l'Inter ha affrontato, soprattutto nel girone d'andata, rispetto a quella che stiamo vedendo adesso, che è una Roma che, in tanti la danno già fuori comunque dalla lotta per la zona Champions. In realtà di fatto son solo 5 punti dal quarto posto della Juventus, quindi è una Roma in piena lotta anche per posizioni rilevanti, oltre chiaramente al cammino in Europa. Eh sì, qui a Roma si maledicono, oltre a qualche svista arbitrale, soprattutto i 7 minuti folli contro la Juve che ti hanno portato dal Sì. 3-1 a perdere 3-4, perché senza quei 7 minuti la Roma avrebbe 3 punti in più e la Juve 3 in meno e quindi la classifica, eccola là, sarebbe molto, molto più interessante. Al di là di questo, la Roma diciamo che è cambiata un po'. Prima cercava quasi esclusivamente la verticalizzazione rapida, a volte anche il lancione verso Hebram, scavalcando quasi costantemente il centrocampo. Ora lo abbiamo visto anche ad esempio nel gol a Genova contro la Sampdoria, si cerca anche il fraseggio che possa coinvolgere quasi tutti i giocatori in campo. Questo cambio d'atteggiamento ha portato sicuramente dei vantaggi alla manovra giallorossa, l'abbiamo visto anche nel secondo gol con il Boda, ad esempio, che la Roma ha fatto 6 passaggi con 6 Mh. giocatori diversi in 6 secondi, mandando in gol Zaniolo. Quindi c'è questa grande, tra virgolette, novità negli ultimi mesi nella Roma, che è anche quello della ricerca del fraseggio stretto, ma non fine a se stesso, un fraseggio poi improntato a mandare in profondità Ebram o chi per lui. Il difetto vero della Roma è che per ora segnano quasi sempre gli stessi, cioè in doppia cifra c'è solo Ebram e poi c'è
Pellegrini. Mancano un po' i gol di Mkhitaryan, ad esempio. Ora ne ha fatto uno a Genova, che è stato anche decisivo. Mourinho spera che possa continuare così. Voi ovviamente no, oppure lo sperate a partire da Dalla prossima. Roma-Bologna. Assolutamente. Mi hai citato Ebram, sappiamo che tra l'altro questo gioco immagino abbia favorito anche lui, perché sicuramente rispetto all'Ebram di inizio stagione ha avuto una crescita molto molto importante. Ti chiedo, lui è chiaramente un po' l'uomo simbolo, il pericolo pubblico numero uno. Quali sono secondo te però le altre cose a cui deve fare particolarmente attenzione, e dall'altro lato dove può far male l'Inter secondo te? Allora, l'Inter deve fare attenzione. Diciamo che la Roma è migliorata molto anche nel gioco sulle fasce, grazie soprattutto all'esuberanza del giovane Zalewski. Mm. Ovviamente, essendoci lì, credo Dumfries, no? Tornerà titolare. Sì. Lì prevedo un bel duello, perché sono due giocatori che insomma fanno della velocità, anche dello spunto offensivo il loro forte, quindi lì secondo me potrebbe esserci un duello decisivo molto importante. E poi rispetto alla gara di campionato, ovviamente non ci sarà Ibañez a destra, quindi sulla sinistra forse l'Inter troverà un po' più di difficoltà, spero, rispetto all'Olimpico, perché comunque c'è un giocatore di ruolo come Karsdorp, e quindi lì forse ci potrebbe, ecco, i mismatch potrebbero esserci lì sulle fasce. Ovviamente la Roma deve temere, credo, il reparto avanzato in toto, e è una squadra che però ultimamente soffre un po' meno rispetto al passato gli inserimenti da dietro, dal centrocampo. Però insomma scaramanticamente speriamo che non accada qualcosa di simile. È ancora un po' distratta su alcune situazioni da fermo, però è pur vero che l'ultimo gol subito su azione in campionato, se non ricordo male, è quello contro l'Udinese, che però è nato anche lì da un posizionamento sbagliato su calcio d'angolo. Quindi è una Roma molto più compatta. Però l'Inter, ragazzi, l'Inter è l'Inter. Stiamo parlando della migliore rosa del campionato, e sicuramente io credo giochi Dzeko, no? Perché ha riposato. C'è un ballottaggio aperto, ma diciamo che si va verso il ritorno di Lautaro Dzeko, probabilmente, sì. E allora sì, la Roma deve temere soprattutto il gol dell'ex, perché è una Quindi, legge che quindi... con la Roma non sfugge mai. Non, Quindi se ti dico il giocatore che toglie a questi Inter per la partita di questo turno di campionato è Dzeko? sì, Dzeko e Perisic pure Mm. giocano. Sì, 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 sì. Perisic lo temo tanto. Poi ci ha già fatto male in passato, forse all'Olimpico, non so se ricordo male. Adesso mi sfugge, però probabile, Però è un probabile. signor giocatore. A proposito, se non lo rinnovate, datecelo a noi. Tanto Mourinho lo voleva allo United, Sì. no? Quindi lì siamo già. Il feeling c'è Esatto. sicuro. Senti, allora ti faccio l'ultima domanda, visto che hai parlato anche di Perisic, di futuro. Ti chiedo l'anno prossimo che Roma sarà secondo te? Che piani ci sono per l'estate? Allora, la Roma prenderà sicuramente uno, se non due centrocampisti. Mm. Le voci su Matic sono vere, è un giocatore molto interessante a parametro zero, anche lui in ottimi rapporti con Mourinho, c'è una trattativa in corso, è ovvio che lì allo United prende molto, cifre che non sono alla portata della Roma, e quindi ci sarà bisogno di un sacrificio importante da parte del giocatore. Poi cercherà un vice Karsdorp a destra, o addirittura un giocatore che possa proprio entrare in concorrenza forte con lo stesso Karsdorp. Sta tornando di moda il nome di Dalot, Mm. perché pare che Ten Hag lì voglia altri giocatori, altri tipi di giocatori. Lui aveva già l'accordo con la Roma a gennaio, solo che poi ci fu il cambio della guardia. Ricordiamo che con Solskjaer non giocava mai. Ci fu il cambio della guardia, e Rangnick gli ha dato subito i galloni da titolare, e quindi è saltato tutto, anche perché lo United voleva un obbligo di riscatto. Vediamo se in estate
appunto può ritornare di moda questa pista. E poi cerca un centrale difensivo di piede sinistro. Il nome più caldo resta quello di Marcos Senesi, passaporto italiano, scadenza 2023. La Roma ci aveva provato l'anno scorso, ma gli hanno chiesto 20 con bonus 25. Ora è ovvio che con un anno solo di contratto le richieste degli olandesi ovviamente saranno inferiori. E poi bisogna vedere cosa succederà in attacco, perché c'è in ballo questo rinnovo di Mkhitaryan. Lui ha detto che vorrebbe rimanere, però ancora non si è arrivati alla fumata bianca, e l'agenzia è quella dei Raiola, quindi non è mai facile arrivare a Dama. E poi c'è anche il ruolo di vice Ebram, perché Shomurodov, io penso che qualora dovesse arrivare un'offerta anche in prestito, la Roma lo saluterebbe ben volentieri. C'è il piano comunque di una Roma che, se non quest'anno, dal prossimo proverà ad alzare ulteriormente l'asticella. Sì. Mourinho ha detto chiaro e tondo: io voglio almeno 3 o 4 rinforzi perché voglio lottare per la Champions. Poi c'è anche la sensazione che l'Atalanta sia a fine ciclo, e quindi c'è la sensazione, penso non solo a Trigoria ma anche in altre piazze appunto che vogliono tornare in Champions, che il prossimo anno possa esserci un avversario in meno. Quindi c'è l'idea di non perdere questa occasione. È ovvio che poi tutto dipenderà anche dalle cessioni, perché c'è Veretout sul mercato, un nome che è stato accostato anche all'Inter. Villara tornerà dal prestito e verrà ceduto molto verosimilmente. E poi c'è anche il fronte Zaniolo. Ad oggi la Juve non ha ancora fatto offerte ufficiali, però la sua cessione è sempre possibile, a patto che arrivino offerte vicine alle richieste della Roma. Sui giornali leggo 70-80 milioni di euro. Secondo me la valutazione reale della Roma ad oggi è 50, la valutazione reale del mercato secondo me non può superare i 40-45 più bonus, con Chiaro. bonus, scusa. Daniele, sei stato chiarissimo. Se no arrivava mai 50. Sì. Non cambiava niente. Daniele Trecca, calciomercato.it, ti ringrazio allora per tutte le Grazie a te. informazioni sulla Roma. Grazie Daniele. Grazie, ciao. Ciao Daniele. Ringraziamo allora il nostro Daniele Trecca. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ovviamente se ci avete seguito fino a questo punto fatecelo sapere con l'emoji del pollice alzato. Noi per la partita Inter-Roma chiaramente come al solito saremo in diretta dalle 16:45, un'ora e un quarto prima del fischio iniziale, per tutto il racconto della gara, il post partita e per ovviamente tifare Inter insieme.